Ciao a tutti gli amici KSNT Lab, oggi nuova recensione che in realtà non è una recensione singola ma una recensione doppia e parliamo di Donner L1 e Donner Versa. Questa recensione e demo di questi due prodotti Donner è chiaramente realizzata in collaborazione con Donner stessa, che mi ha inviato sia L1 che Versa. Avete già visto una demo, poi durante il corso di questa recensione sentirete e vedrete altre demo appunto di questi due prodotti insieme. Quindi cos'è uno e cos'è l'altro? Partiamo da quello più semplice. Donner Versa è un pedale delay e riverbero, pedale molto semplice comunque, che ha tre varianti di riverberi e tre varianti di delay. Lo vediamo anche da qui. Abbiamo Donner Versa, che appunto abbiamo visto è un pedale delay e un pedale riverbero. Ovviamente si può accendere e spegnere come qualsiasi pedale da chitarra, una cosa o l'altra. Il pedale è ben realizzato, completamente in metallo. Io tra l'altro ho sfruttato il fatto di utilizzare Donner Versa perché innanzitutto l'uscita di L1 è singola monofonica, quindi siamo andati dentro il pedale Donner Versa con un singolo cavo e poi siamo usciti in stereo per il nostro mix. Primo passaggio appunto Donner Versa, pedale delay che ci permette di utilizzare, in questo caso io ho utilizzato L1 con appunto un'uscita stereofonica e non monofonica e basta, proprio perché ho sfruttato il pedale. E al tempo stesso durante le demo sentirete appunto dei delay e dei riverberi aggiunti ai suoni di L1 che sono appunto di questo pedale. Questa cosa perché? Perché appunto adesso parliamo di L1 e L1 è la riedizione di un prodotto, comunque uno strumento ormai storico che ha fatto il suo tempo un bel po' di anni fa, che è SH101, e praticamente questo strumento è stato riproposto da Donner appunto dentro L1. L1 è un synth monofonico con singolo oscillatore, che adesso andiamo poi a vedere nel dettaglio nel pannello, e praticamente la novità è che il suono è chiaramente, il pannello tutto quanto è ispirato appunto a SH101, ma questo strumento ha una particolarità di essere in realtà un modulo più una tastiera.
C'è sia il modulo che la tastiera, ma la tastiera è possibile sganciarla proprio perché qui è presente un connettore magnetico e il medesimo connettore è presente anche sulla tastiera, e noi possiamo utilizzare queste due parti separatamente. Possiamo utilizzare e acquistare solamente il modulo e utilizzarlo con le connessioni che ci sono qua presenti sul pannello, oppure con ovviamente le connessioni MIDI che sono praticamente in formato mini jack, quindi con degli adattatori o con l'USB. Chiaramente possiamo pilotarlo tramite una master keyboard esterna. Possiamo anche acquistare solamente questo modulo. Adesso facciamo anche una panoramica di com'è lo strumento. Quindi vedete, partendo da sinistra abbiamo il glide, abbiamo la parte del modulator, abbiamo la parte del VCO, abbiamo il mixer con le varie forme d'onda, noise external input, abbiamo la parte di filtro, quindi cutoff, resonance, i due volumi dei due inviluppi, l'LFO, controllo appunto del volume dell'LFO, abbiamo il primo inviluppo e il secondo inviluppo, abbiamo la parte del VCA e poi abbiamo qua sotto il master, il tempo, tutta la parte di comandi e praticamente anche di sequencer, e qui il display che ci permette appunto di salvare solamente le sequenze. Quindi se noi adesso in questa situazione, come vediamo, la tastiera è sganciata, quindi non è neanche alimentata, perché tramite questo connettore magnetico viene anche alimentata e passano chiaramente tutte le funzioni MIDI. Il vantaggio è che questa tastiera può essere alimentata anche tramite USB. Abbiamo un'altra connessione MIDI out sempre con il mini jack, il MIDI out, abbiamo l'USB di tipo C e abbiamo la connessione da 6,3 per un pedale sustain. Questa master presa singolarmente, escludiamo adesso un attimo il discorso del modulo, questa tastiera può essere utilizzata anche come controller esterno. Quindi se noi lo colleghiamo in modo magnetico, adesso vediamo che si sta collegando ed è già funzionante. Se invece la teniamo sganciata, possiamo ad esempio utilizzare solo il modulo o utilizzare solo la meccanica se abbiamo bisogno ad esempio di un controller.
Questo cosa ci permette di fare? Di avere appunto uno strumento che è decisamente più versatile, perché noi possiamo sicuramente utilizzare lo strumento nella sua totalità, quindi modulo più tastiera, ma abbiamo anche la flessibilità di poter utilizzare sia il modulo da solo che anche la tastiera da sola se abbiamo altre necessità. Ad esempio, siamo in studio, vogliamo utilizzare lo strumento così com'è, perfetto. Vogliamo utilizzare il modulo con una meccanica più grande, con dei tasti standard, magari con 4 ottave, 5 ottave? Lo possiamo fare, colleghiamo il modulo all'altra master e abbiamo dei tasti standard. Siamo in una situazione in cui dobbiamo andare in viaggio o vogliamo solo spostarci anche in treno o qualsiasi cosa e vogliamo non portarci dietro il modulo perché abbiamo tutti i suoni a disposizione nel nostro computer, perfetto, ci portiamo solo la tastiera che è molto compatta e abbastanza, anche essendo priva di parti sporgenti, si infila facilmente anche in uno zaino, non è eccessivamente pesante, quindi noi sganciamo la meccanica e ce la portiamo nello zaino e abbiamo tramite un cavo USB-C un controllerino piccolino che ci permette appunto di avere un qualcosa in più. Noi con un modulo più tastiera abbiamo in realtà due prodotti estremamente versatili. Questo strumento, nonostante il prezzo comunque decisamente abbordabile, comunque sul mercato ormai ci sono diverse emulazioni di SH101, le ha fatte tanti altri brand, però questa ha l'originalità appunto di avere il modulo separabile dalla tastiera. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette anche di fare che se un domani Donner dovesse rilasciare altri moduli, noi possiamo avere una sola tastierina e agganciare il modulo di cui abbiamo bisogno, o comunque avere la possibilità di avere dei moduli molto compatti e quindi magari metterceli su uno stand e pilotarli esternamente e avere appunto questi modulini compatti analogici. Quindi questo strumento è monofonico analogico. Come nell'originale non è possibile salvarsi suoni. Quindi questo strumento, e lo vedrete man mano nel corso dei video, io quando ho impostato tutti i parametri a pannello ho fatto delle fotografie, tanto dell'L1 quanto del pedale, in modo tale da vedere le due combinazioni che hanno poi generato lo specifico suono. In questo modo, se volete, potete ricrearvi anche gli stessi suoni mettendo tutti i parametri a pannello nello stesso modo, proprio perché questo strumento appunto non permette di salvare al suo interno i suoni. È un peccato, era un'aggiunta che si poteva fare secondo me, però probabilmente avrebbe aumentato un po' troppo i costi sia di sviluppo che il prezzo finale, e in questo modo però chiaramente, come dicevo, bisogna ricrearsi tutto. Allora, il fatto è che comunque SH101 di suo è uno strumento abbastanza basilare a livello di struttura di sintesi, quindi è uno strumento che suona, comunque L1 in particolare, di cui stiamo parlando, ma ovviamente anche lo strumento originale a cui si ispira, è uno strumento molto semplice da programmare, proprio perché tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto quello di cui abbiamo disposizione per generare i suoni è qui. Quindi questi sono i suoni. Abbiamo un singolo oscillatore, chiaramente noi possiamo mixare le varie forme d'onda, perché abbiamo appunto
le 3 forme d'onda più noise che possono essere mixate tra loro, abbiamo il suboscillatore, qua tra l'altro selezionabile il range del suboscillatore, e di base quello che genera il suono è questo, quindi questa sezione è quella di cui noi abbiamo a disposizione. Infatti se noi teniamo abbassate tutte le forme d'onda, lo strumento ovviamente non suona. Detto questo, lo strumento secondo me è molto interessante proprio per il fatto che innanzitutto Donner rispetto agli altri strumenti a livello di synth, quindi B1 che era la Bass Machine, che c'è anche il video sempre su DKS sul canale, ma anche la Drum Machine, secondo me qui ha fatto un bel passo in avanti, perché qui c'è stato chiaramente, vabbè, è uno strumento ispirato ad un altro, quindi non è nulla di originale, ma è un qualcosa che comunque è ben suonante, può essere un acquisto intelligente per chi vuole imparare la sintesi, proprio perché il pannello è molto semplice e non ci sono eccessive possibilità, di conseguenza siete indirettamente limitati dallo strumento e con quello che avete dovete farvi i suoni. Quindi è anche un modo per imparare a programmare i synth e a farsi determinate tipologie di suoni. Ovviamente non si possono fare tutti, proprio perché ha un singolo oscillatore. Questo strumento è ben suonante, processori comunque che generano il suono sono la riedizione ispirati allo strumento originale, quindi il suono, a parer mio, si avvicina davvero parecchio. Ci sono anche altri, come dicevamo prima, riedizioni di SH101, probabilmente che magari costano anche meno di questo, ma non hanno questa flessibilità. Ovviamente magari di là c'è il tasto standard, però non si può staccare la tastiera. Questo comunque devo dire che è costruito anche discretamente bene, nonostante sia tutta plastica, ma è plastica rigida, gli slider sono di buona qualità, il tasto seppur mini risponde solo alla velocity ovviamente, ma ha una corsa buona e comunque decisamente suonabile. Ho provato dei tasti mini molto peggiori sinceramente. Ripeto, secondo me l'abbinata a uno strumento del genere chiaramente bisogna mettere in conto magari di fare un'abbinata di questo tipo, quindi strumento più unità effetti esterna. Io ho utilizzato appunto il Versa proprio perché è il pedale che io gli ho abbinato qui in studio, quindi questa è la configurazione che io ho in studio, quindi c'è strumento più effetti, proprio perché in questo modo lavoro in stereo e in questo modo ho sempre a disposizione almeno un riverbero e almeno un delay collegato allo strumento. Detto questo, io vi lascio in descrizione tutti i link di entrambi i prodotti, tutti e tre in realtà, perché sono 3 prodotti separati, quindi tastiera più modulo più pedale. Ringrazio Donner, ringrazio voi e noi ci vediamo alla prossima recensione o demo sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!